scusate, io non so se è una zanzara o un moschino che mi gira intorno da prima. Può entrare così, insomma, può intervenire anche più semplice o anche per scrivere. Tanto saluto Cristina. Sempre un piacere rivedere questo film visto a Firenze anni fa al Middle East Now, lo adoro, bellissimo nella sua semplicità. È vero Cristina, infatti anch'io l'avevo visto qualche anno fa oramai e devo dire che l'ho rivisto stasera, non l'avevo rivisto, mentre gli altri l'avevo magari altri li avevo rivisti prima di farveli vedere, ma invece questo qui l'ho rivisto stasera e devo dire che mi è piaciuto veramente, forse ancora di più della prima volta. Alessandro vedo che hai dispositivi non collegati, quindi forse devi collegare la videocamera o qualcosa, prova a entrare e a riuscire. Sara, ciao Sara, e dice: scusa, ho perso un quesito, la protagonista dove ha trovato quell'orsacchiotto gigante che si alla fine l'ha comprato? No, glielo ha mandato il tipo il tipo con cui si vedeva, non mi ricordo come si chiamasse, insomma, quello sposato, insomma, quello con gli occhiali, e evidentemente per farsi perdonare ha mandato una cosa, come dire, pure comoda, no? Tu ovviamente mandi poi col pony mandi un orso grosso come quello, secondo me bellissima immagine quella finale, no? Che era anche quella che si vede nella locandina, cioè proprio come dire, di qualcosa che è talmente poi fuori luogo, esattamente poi come si sente lei poverina con anche insomma, la sua il suo problema, insomma, il suo sovrappeso, eccetera, eccetera. Però è veramente, secondo me, anche quella è una trovata. Scusate che ho messo un po' meglio, ecco. No, in realtà non lo volevo mettere, ma va bene così. Tanto per questa chiacchierata va bene anche mettere un po' di sfondo finto e staccare un po' meglio. No, dicevo, il film a me è piaciuto molto, era piaciuto a suo tempo quando l'ho visto la prima volta, perché così mi ricordava molto così certe atmosfere, certi personaggi, e come dice qui Cristina, il personaggio di Wahid è troppo bello, la scena che il suo amico lo veste e trova nell'armadio tutti i vestiti neri, è vero. Lui è il personaggio che a me piace di più. Tra l'altro, non so se ci avete fatto caso, in tutto questo film sono pochissimi sorrisi, cioè non sorride mai nessuno. Anche i sorrisi del lei, la protagonista, sono sempre sorrisi finti, no? Quando fa finta, no? Quando al telefono fa le voci strane per fare questi appuntamenti a cui poi non si presenta di fatto, no? Questa forma anche così abbastanza abbastanza particolare, no? Come dire, in fondo anche di molestie, perché alla fine ci prova in modo disperato a così per puro diletto, insomma, in modo pure abbastanza goffo, no? Di presentarsi. Ecco Alessandro. Ciao Alessandro, apri l'audio, te lo apro io, ti attivo io il microfono. Eccoci qua. Ciao, come stai? Eccoci qua. Buonasera a tutti. Ciao Buo- Antonello. buo- Ciao, come va? Tutto a posto? Tutto bene, tutto bene. Allora, che mi dici di questo film? A me è piaciuto molto. Mi è piaciuto, devo dire. Allora, è un film particolare, secondo me, per un italiano che magari non è ancora molto abituato al cinema iraniano, come sono io in questo caso. E devo dire che l'ho trovato davvero molto, molto ben fatto. A parte gli aspetti tecnici, regia, sceneggiatura, attori, però devo dire la sensibilità dell'umorismo, Mm. secondo me è molto, molto profonda, molto ben fatta. Cioè non è scontato e paragonato al cinema anche italiano recente, come tipo di umorismo, tipologia di humor, insomma, secondo me è un bel competitor con il nostro cinema, cioè un film che compete con le nostre commedie, secondo me, più di Sai, a me maggior. chi ricorda, non è mia la cosa originale, poi ripensandoci, ricorda un po' il cinema di Sorrentino, cioè Sì, sì, ovviamente in minore, cioè in tono minore perché lì, però questa ossessione, no, questa ehm, estrema attenzione per il corpo, per i corpi, e mhm, poi questo inizio, l'inizio del film in questa palestra con queste persone anziane che loro allenano, no, con questa fatica, con questo
con questa proprio come di insistenza, perseveranza, e anche queste cose un po' surreali, no, perché in fondo a me la scena, Cristina diceva Id, la scena dell'armadio tutti questi neri, a me la scena di quando lui va al matrimonio e comincia a cantare la canzone per il funerale, mi ricordo che cioè, ha fatto una cosa terribile, però. Guarda, devo dirti, allora, ci sono anche tanti aspetti secondo me che, come dicevo, per una persona magari che si sta avvicinando all'Iran come me, che però non c'è mai stata, che non conosce ancora il persiano, però ha studiato la storia, conosce un po' la società, un po' di cose le ho percepite, molto interessanti. Comunque questo mi confermi è un film girato in Iran, giusto? Girato in Iran, sì, sì, sì. Okay. Non so, adesso non Direttamente ti saprei dire quanta vita abbia avuto nelle sale iraniane, però è uscito con il visto, insomma, iraniano, sì, è una coproduzione internazionale, però è tutto di quello è Teheran, tipiche, atmosfere tra Teheran Nord e altri posti, insomma, più popolari, sì. perché ci sono tanti richiami interessanti. Adesso ce ne sono per me almeno che inizio a avvicinarmi alla società iraniana non solo più dai libri di storia, ma anche appunto da dai film, dalla musica, dai libri, eccetera. Ci sono tante piccole cose che ho notato e poi magari in futuro rivedendolo fra 5-6 anni ne noterò altre 10, altre 15, se continuerò a studiare l'Iran con molta costanza. Beh, sai io, sono questi 3 personaggi, tra l'altro saluto anche Giuseppe qui che dice: "Curioso il titolo, Città dell'amore, rappresentata da 3 personaggi attanagliati, da vie che faticano ad amarsi, da vite in cui c'è poco amor proprio." Sì, tra l'altro, rivedevi prima avevo detto Tehran City of Love, il titolo originario appunto è Shark, cioè, scusate, Share Eshk, cioè Città dell'amore. Quindi io quando avevo detto, il titolo originale era in inglese, invece no, il titolo originale è è proprio Città dell'amore anche in persiano. Sara chiede: "Come si chiama lo sport che mi privava David? Si vedeva che faceva delle flessioni, ma non so continuare lo sport". Scusate, che c'ho questa zanzara, quello che la devo ammazzare. Oh, ce l'ho fatta. Scusa, la morte in diretta, è uno snuff movie questo, però insomma Come Berlusconi su TikTok. esatto, esattamente. E lo Zurkaneh, quello lì, quello che fa lui, è una cosa tipica, sai che non ricordo, forse con te quando siamo andati in Iran, Sara, non l'abbiamo visto a Yazd. È un tipo di sport popolare, Varzesh, cioè, che è a metà tra la poesia, la musica, le arti marziali e lo sport vero e proprio. Tra l'altro la curiosità è che a Roma ha aperto da poco una palestra dove fanno Zurkaneh. Cioè Zurkaneh significa letteralmente casa della forza. Ed è un si mettono in circolo, no, ed è una pratica antichissima, si lega tra l'Islam, ma probabilmente ha origini anche zoroastriane, in cui c'è questo culto della forza, ma un culto della forza che poi è dedicato, ci sono anche canzoni, musiche sono religiose o anche declamazioni di poeti classici persiani. È uno spettacolo particolare, con tra l'altro quelle cose che loro fanno sono una cosa mostruosa. Io l'ho preso in mano una, cioè io soltanto a tirare su mi avevo un'ernia, cioè tu vedi questi che lo tirano su, lo riprendono. L'abbiamo fatto, esatto, Raffaele dice: "A Yazd ho visitato una palestra dove si allenavano", esattamente, è lì proprio nella piazza quella di Yazd, in genere con Dawood siamo andati lì qualche volta, abbiamo portato. Abbiamo anche un video, ehm, una diretta che abbiamo fatto con questo ragazzo lo scorso anno ve lo rimando adesso magari tra un attimo, lo metto qui perché è una cosa molto interessante. Io tra l'altro qui a Roma non ci sono mai andato, non per farlo perché francamente non me la sento, però adesso l'hanno aperto, tra l'altro qualche settimana fa lo hanno anche presentato per le ragazze, c'è una cosa aperta anche alle donne, quindi è Bello, interessante però, molto molto bello. interessa Infatti questo è uno degli aspetti che mi ha colpito di più. Io sullo Zurkhaneh non sapevo molto, non sapevo ad esempio un legame forte con lo scismo perché c'era l'immagine dell'imam Hussein, se non mi Sì, sbaglio, un ritratto gigantesco esattamente. di Hussein. E infatti mi domandavo anche diciamo, nel mondo post-rivoluzionario lo Zurkhaneh che ruolo abbia, visto che, se ho capito bene, quel personaggio o è un ex Pasdaran o è comunque un ex Basì, cioè insomma ha un paio di elementi che mi facevano Lui pensare. dici quali? Il, Il il signore cantante che recita ah!
Sì, ma più che altro, sai, più che altro lui è abbastanza giovane ancora, però adesso vi metto qui il link nella chat della diretta che abbiamo fatto forse un annetto fa, anzi ve lo dico subito, con Hamid Habibzadeh, e lo abbiamo fatto 11 mesi fa, quindi se non sbaglio infatti era maggio dell'anno scorso. E lui fa una bellissima lezione anche proprio sul Kennedy. Quindi vi ho messo questo link qui tra i commenti, e insomma se vi va poi ve lo mando pure magari, se me lo ricordate, insomma, se non lo trovate, se avete qualche problema. Sì, lui, sai, intanto si capisce che non è di Teheran, che è raccomandato dal padre lì per andare in questa moschea, dove canta per i funerali, e insomma, e fa queste, diciamo, queste performance, potremmo dire, così, ed è interessante secondo me vedere anche attraverso queste tre storie, ci sono anche tre livelli sociali, no? Tre di Iran. Inizia con il personal trainer che frequenta così, diciamo, anche la borghesia, insomma, quelli che hanno i soldi, che hanno i SUV, che comunque, no, hanno anche un tono di vita, come dire, anche poco consono alle regole islamiche, no? Che vanno in piscina, Infatti, palestra, abbastanza promiscua pure come cosa. Poi c'è la ragazza che fa la segretaria, che forse probabilmente vorrebbe, come dire, stare a un altro livello del crescere socialmente, non accetta quindi un ridimensionamento, delle sue aspettative, e poi c'è lui, poveraccio Aid, che si sbatte, che fa di tutto di più, e che comunque, insomma, in fondo è pure un po' fagocitato, no, da questa città, che alla fine lo massacra, perché poveraccio, cioè, prova a fare una cosa diversa, va a cantare una sera a un matrimonio e becca lì la polizia bellissima quella morale. bellissima la scena, e anche soprattutto la scena quando poi c'è quella transizione che passa da lui che canta a loro due sul retro che fumano. Il giallo della suo Chador è bellissimo, è una scena davvero bella con loro due vicini fuori. Quella è una No, scena che visivamente mi ha colpito molto, mi ha molto soddisfatto visivamente. sì, tra l'altro dice Cristina, l'attrice Behnaz Jafari è bravissima, e tra l'altro poi somiglia anche vagamente alla mia amica iraniana, ma poi ha fatto moltissimi, credo in questo film è l'attrice più importante, quella che fa la fotografa, insomma, che alla fine lascia il paese, no? E lei molto, sì, molto brava, e poi anche, insomma, col suo fascino, insomma, c'ha una sua fisicità anche, no, che riempie la scena, ma anche il bodybuilder, insomma, il personal trainer, che ha questo volto tristissimo, io trovo Sì, è vero. cioè, ha questa maschera di malinconia, di tristezza, e poi si capisce pure così, di delusione, no? Cioè di amore. Lì anche la cosa che è Certo. raccontato in modo molto, secondo me, anche molto elegante, ma chiarissimo, è questo amore omosessuale, perché che ovviamente alla fine va male, questo ragazzo che lo abbandona, e lui che rimane così, veramente sa la cosa finale, lui che attacca i manifesti, così in giro così, è una cosa molto molto triste. Dice Raffaele: tre personaggi diversi, tre classi sociali diverse, un personal trainer occidentalizzato ed un cantante di funerale religioso, anche se insoddisfatto, ma tutti e tre uniti dalla solitudine ed incapacità di amare veramente. Sì, è molto, dico, in questo è molto sorrentiniano, no? Certi silenzi, Sì. è un film in cui il corpo, soprattutto il corpo maschile, questo credo per una questione anche di censura, sia stato più facile farlo passare, ma le scene a torso nudo, no, in piscina, praticamente quasi tutti gli uomini si vedono, diciamo, senza camicia, ma anche Vaid quando si spoglia si mette. Ehm, Però questi enormi lunghi silenzi, questi vuoti in fondo, no, ci sono delle scene, cioè il film non dura molto, ma ha un ritmo lento. Sì, è Eh. lento, sicuramente lento, ma tornando appunto al discorso dell'omosessualità presentata in maniera elegante, questo mi ha ricordato molto quando ho fatto storia del cinema, tutto il discorso dell'introduzione del codice ACE negli Stati Mh. Uniti, la censura, e il fatto che
i registi dovettero comunque trovare un modo per proporre anche tematiche che di fatto violavano il codice, rendendole più appunto eleganti, cioè Esatto. trasponendole sullo schermo in maniera Beh, elegante. c'è quel film che se non l'avete visto ve lo consiglio vivamente, che è Lo schermo velato, è uscito oramai tanti anni fa, tanti anni fa. Io l'ho visto al cinema negli anni '90 ed è un documentario parla di un film americano, parla appunto del tema dell'omosessualità nel cinema e di come, come dicevi tu, riuscissero a superare, anche la censura degli Stati Uniti allora. Da Spartacus, quindi insomma parliamo di Stanley Kubrick in poi, a tantissimi altri fino ad arrivare a Philadelphia, parlavamo di quegli anni, no, tra l'altro. Certo. Se non l'avete visto ve lo consiglio, Lo schermo velato, credo che in streaming da qualche parte si trova. Erika fa una domanda molto giusta Cristina le risponde in sostanza, cioè: "Mi chiedo che effetto abbia fatto questo palese sottotesto omosessuale nelle sale iraniane". E Cristina chiede: "Ma è uscito in Iran nelle sale o solo nei festival?" Infatti io questo, devo essere onesto, non l'ho capito se nelle sale questo film sia uscito. Dovete Molto sapere interessante. Anch'io mi ponevo questa domanda. perché, molti film in Iran hanno una storia strana, cioè nel senso che dei film che all'estero noi qui abbiamo parlato, più di qualche volta, di Zendegi e Kosusi, Una vita privata, che andò addirittura al Fajr, io lo vidi al Festival di Fajr del 2012, uscì nelle sale e venne ritirato dopo 3 giorni. Ma nel frattempo è diventato un piccolo culto, un film di culto, cioè nel senso che poi la visione in DVD, poi dopo in streaming è andata ovunque e quello per motivi, diciamo, anche quello di carattere morale, Certo. politico, eccetera, eccetera. Sai, questo palese sottotesto omosessuale è infatti è, molto palese, cioè nel senso che io non so se questo sia un film che è stato nelle sale, devo fare qualche ricerca, devo dire che, prima t'avrei detto sicuramente sì, adesso mi sta venendo qualche dubbio. Però, il questo può sembrare strano, però chi non è stato in Iran, e qui io chiedo magari anche il conforto un po' del nostro amico Giuseppe, perché lui ha scritto, Giuseppe Taddeo, ha scritto un libro che è Sotto il tappeto persiano, che è appunto l'omosessualità in Iran. Ma c'è questo ovviamente a livello istituzionale, a livello, di censura, cioè di visti, eccetera, eccetera. Ma, poi nella realtà ci sono delle, come dire, delle convenzioni e anche dei punti di ritrovo, delle situazioni che sono molto conosciute, perlomeno in certi ambienti. Mh. Ehm, quindi non è nemmeno escluso che questo film sia stato capito, compreso benissimo da molti, da altri semplicemente non sia stato visto e da qualcun altro non è stato capito. Cioè, È quello che la censu pensavo anch'io guardandolo. la censura, insomma, di per sé è stupida, sempre. L'esempio che racconta anche Asar Nafisi in Leggere da Teheran è che all'inizio della Repubblica Islamica, l'ayatollah che presiedeva la commissione di censura era cieco. Cioè quindi è uno che doveva avvistare i film, ma non li poteva vedere. Cioè adesso sembra una barzelletta, ma è la pura e semplice verità e potremmo dirne Bello, di storie come bellissima questa queste. aneddoto. Credo che non sia uscito, dice Cristina, nelle sale italiane, però non ne sono sicuro. Ma infatti secondo me questo è un film che è stato girato, quindi i permessi, cose per uscire ci sono stati. Poi probabilmente al regista nemmeno interessava più di tanto farlo uscire nelle sale, sapendo benissimo che poi avrebbe avuto un suo, come dire, circuito all'estero e poi in forma privata, in streaming, più o meno legale o altro. Certo. Il confine labile di tutto ciò che è permesso o non permesso in Iran da un punto di vista culturale, questo una volta basta che uno ci vada una volta perché che se ne accorge. Io non Cioè vedo è l'ora di cioè è tu sperimentare. veramente è tutto così, cioè nel senso che autori anche, messi all'indice nella letteratura, poi sono oggetto di tesi di laurea all'università. Cioè, una mia Sai amica, scusami se scusa, finisco no, solo sì, questo sì, poi, sì, scusa. fece la tesi di laurea sulla Noia di Moravia, Sì. eppure quel libro ufficialmente non si trova nelle librerie. Prego, scusami.
Ma sai che cosa mi ha ricordato? No, proprio un flash. Mi ha ricordato un po' questa, cioè diciamo il clima o comunque l'organizzazione della censura della Repubblica Islamica. Almeno questa è un po' anche la mia deformazione da storico. Mi ha ricordato un po' l'Italia della Democrazia Cristiana. Pensavo ad un film in particolare, uno dei miei film preferiti, Todomodo. E Todomodo, che è un film, sì, "scandaloso" tra virgolette, ma non è Salò di Pasolini. No, certo. Ecco, e tra l'altro, collegamenti incredibili, esce nel '76, ma presenta, spoiler, la morte di Aldo No. Moro e poi dopo Moro muore pochi anni Mh-mh. dopo. Comunque per dire che mi ha un po' ricordato questo parlandone ascoltandoti adesso parlare e guardando il film e pensando, provando a riflettere, non conoscendo il funzionamento e il meccanismo di censura iraniano nei dettagli, ma vedendo che comunque l'Iran, ne parliamo spesso, è comunque un paese moderno che ha cercato di modernizzarsi, ha ancora magari delle fragilità, ma spesso noi da fuori pensiamo che sia una dittatura totalitaria come la Corea del Nord. No, Non è no, così, un infatti paese così grande, con questa storia e questa cultura, non può essere quel tipo di, certo no, ci può ma essere la repressione, ci possono essere crimini contro l'umanità, ci sono in tutti i paesi, anche nei paesi democratici, anche nei nostri paesi avvengono sì, sì, purtroppo sì. queste cose qui. Quindi Sara è dice interessantissima questa cosa. Sara dice: "Mi stupisce una cosa, nel 2018 in Iran applicazioni come WhatsApp e Instagram erano così popolari da essere citati dalla protagonista come se fossero di uso comune, perché mi ricordo che solo 3 anni prima in Iran si riusciva a malapena ad accedere a Google". Sì, giusta riflessione, perché noi siamo stati nel 2015, vero Sara, con te, e che in quegli anni vengono rilasciate le licenze per il 3G e il 4G, quindi c'è un boom incredibile. Probabilmente quando siamo andati noi, insieme nel 2015 ancora no, però io, sai, sinceramente non mi ricordavo questo passaggio, perché da un momento in poi era il 2015, sì. Guarda, probabilmente già il qualche mese successivo, perché io quell'anno ricordo che andai anche in autunno. In autunno era un boom, perché mi ricordo che io ho questa foto da qualche parte, condivisa da qualche parte, che a Persepoli, ho una foto tipo con tipo 10 ragazze perché mi chiedono l'account di Instagram e lo postano subito. E cioè quindi, e siamo lì. Quindi sì, intanto poi WhatsApp ha avuto ha una vita veramente strana in Iran, perché un momento è bloccato, un momento è censurato. Telegram ha avuto un boom incredibile. Poco prima invece c'era quell'altra applicazione che si chiamava, mah, non mi Viber. Viber ha avuto un momento in cui tutti usavano Viber ed era, tra l'altro, guarda, la cosa incredibile, con Viber io facevo le videochiamate a casa nel 2014, una volta che eravamo con mia moglie, chiamavamo casa e parlavamo coi ragazzi, mi ricordo questa cosa, stavamo all'hotel Abbazia a Isfahan e facevamo la videochiamata, quindi reggeva la connessione per fare quello. Sì, ma guarda che, Instagram è proprio, cioè, è proprio il social iraniano per antonomasia, perché c'è proprio l'immagine, è un social di video adesso. Sì, sì, ma allora erano già nel 2018 li uso tantissimo e ancora oggi, nonostante tutti i problemi con gli ultimi mesi, le manifestazioni, la censura, il blocco di internet, il rallentamento, ma cioè non è solo questo, sono tantissime le app anche di incontri, le app è una specie di, c'è uno, Snap, che è una specie di Uber iraniano, oramai usano quasi tutti quello. In un altro film che vi volevo far vedere, non so se ci riuscirò perché ha dei sottotitoli, c'è proprio una scena chiave che come dire, si snoda, si sviluppa con una di queste applicazioni. Però sì, è di uso massiccio, no, lei è una molestatrice seriale. Sì, Raffaele dice: "Appunto sono andati nel 2018, Instagram e Telegram erano usati da tutti, Facebook e YouTube erano bloccati". Sì, ma poi sai, con VPN, con gli antifiltro li aggirano tutti, però in generale Facebook non è poi così. È già tramontato, insomma, anche che le ultime generazioni lo usano di meno. Però Instagram no, e Telegram è usato tantissimo. Tra l'altro Telegram per i canali anche di informazione iraniane, per chi, legge il persiano o ascolta o è anche interessato ai film, è un buon modo per scaricarli. Insomma, questo ho detto proprio sinceramente. Ci sono molti canali interessanti. Bene,
Allora, io intanto, un momento che abbiamo, di pausa, ne approfitto per annunciare l'ultima cosa che ho programmato, che farò, lunedì, e parleremo di un personaggio che a dir poco affascinante, che è Musa al-Sadr, l'imam che scomparve. Insomma, era un altro di quei temi, di quegli argomenti di cui, avevamo detto che avremmo parlato, e finalmente, insomma, mi sono preso il tempo per farlo. Ricordo pure invece il gruppo di lettura e il link per iscriversi, dopo ve lo metto. Va bene, allora non so, Alessandro, c'era qualche altra considerazione che avevi sul film? Ma, non saprei. Sicuramente è un film interessante. Devo dire che mi è piaciuto e no, non ho altre particolari considerazioni, però l'ho apprezzato e molto molto interessante. Come anche come scorcio di Teheran, mostra un po' tutti gli aspetti in contrasto, ma legati fra di loro, sai, le contraddizioni che si compenetrano fra di loro, tra virgolette, che comunque ogni grande metropoli è così, Sì, ogni grande sì. metropoli in tutto il mondo. Vai, una cosa classica proprio iraniana è il centro estetico, cioè quell'ambientazione in quello studio, insomma, non so se è un chirurgo estetico, quello che è, insomma, è proprio perfetto come ambientazione iraniana. Vi anticipo il film della prossima settimana, che già lo sapete in realtà, che è questo Genaiate Bidegat, che è un film del 2020, un film un po' diverso da questo, è un film un po' più lungo, è un film un po' più complicato e forse un po' più intellettualoide, se vogliamo, però vi dico che la prima mezz'ora, soprattutto per chi ama la storia contemporanea dell'Iran, è da non perdere, ed è particolare, bisognerà poi parlarne. Intanto, un'altra considerazione che Sara dice: interessante vedere anche come certe mode un po' new age, il santone che fa lezioni Ah, sono le donne. è vero, il santone, c'era anche quello che era Fantastico quello. Ma questa cosa loro ce l'hanno, cioè questa esplosione, questo boom di queste mode, no, orientali, queste cose un po' magiche. Tra l'altro io sto leggendo vi faccio vedere adesso questo libro di cui sicuramente parleremo tra non molto, che si chiama Vite precarie, è di Shahram Khosravi, Attese e speranze in Iran, e parla esattamente delle ultime generazioni, della precarizzazione del lavoro, della società, e si apre proprio con una riflessione su questa moda, su queste mode, queste cose, insomma, di coerenza al come si pensiero chiama? magico. Sì. Vite Titolo? precarie, vite Grazie. precarie. Lui si chiama Shahram Khosravi. Tra l'altro è tradotto in italiano, cosa, insomma, lui vive in Germania, ha vissuto anche in Italia, se non sbaglio. Adesso mi piacerebbe anche se lo riesco a coinvolgere direttamente lui o magari i traduttori, perché tra l'altro sono anche Bello. due studiosi dell'Iran. Bene, allora, intanto saluto Claudio, buonanotte a tutti, il film è stato bello, sono contento che vi sia piaciuto perché insomma, non è un film leggero, ovviamente, non è che abbiamo visto, insomma, però, insomma, perlomeno ci ha fatto qualche sorriso, forse ce l'ha No, strappato. io l'ho trovato divertente. Come ho detto, è uno humor secondo me raffinato. Per nulla, No, no, eh, infatti. No, ma a me cioè poi molto. appunto il personaggio quello lì di Vahid, l'ho sempre, c'è questa Sì, quello è maschera divertentissimo. di una tristezza allucinante, proprio, ma anche fisicamente, no? Vedere poi alla fine, poverino, che si mette tutto carino, la camicia rosa, i pantaloni, insomma, un po' meno da vecchio, no? E poi però è tutto inutile perché lei se ne va, insomma, sperava di aver almeno trovato l'ultima scena pure sull'autobus, è molto bella, secondo me. Sì, sì, sì. Bene, allora, ragazzuoli, io vi ringrazio, grazie anche Alessandro per essere intervenuto. Grazie a te, Antonio. Al momento, a parte questa diretta che vi dicevo su Musal Sadr di lunedì, non ho fissate altre, adesso vediamo i prossimi giorni, poi vi manderò comunque i link a tutti per iscrivervi pure al prossimo scusate, Cineclub, e niente, quindi io vi ringrazio per essere stati con noi e ci sentiamo prestissimo per tutto il resto. Ciao Grazie a te, Alessandro, Antonio. ciao a tutti, Buona serata a buonanotte. tutti. Buonanotte, ciao, ciao, ciao.